1983 viene formata in Brasile una squadra speciale per la cattura di Tommaso Buscetta. La prima preoccupazione del capo Berwanger è nascondere la squadra. Nel 72 Buscetta era riuscito a fuggire a Santa Caterina da un tentato arresto, dopo aver ricevuto informazioni privilegiate, forse interne alla stessa polizia. La squadra viene posizionata in un appartamento abbandonato della sovrintendenza della polizia di Rio. La riunione inaugurale del gruppo verte sulle indagini del 72, al tempo del primo arresto di Buscetta. Poiché però erano stati espulsi in forma sommaria, né Buscetta né i criminali francesi erano stati indagati in modo approfondito. Il materiale era dunque importante, ma non sarebbe servito a molto. Il giornalista Lu Arlindo Ernesto, giornalista del Jornal do Brasil, affermava che Tommaso Buscetta era tornato a Rio. Arlindo aveva ascoltato testimoni che affermavano che l'uomo era stato a Penedo lo scorso inverno. Ma niente emerge oltre questa soffiata. Buscetta è un miraggio. Qualcuno di cui hanno sentito soltanto parlare e non sanno nemmeno da dove iniziare per cercarlo. Poi provano a vedere se Buscetta abbia avuto qualche contatto con l'uomo che il mese precedente dei carabinieri italiani stavano cercando a Rio. E l'uomo che stavano cercando i carabinieri era Antonio Bardellino. Bardellino aveva preparato pazientemente la sua fuga dall'Italia. Aveva capito perfettamente il pericolo di vivere i tempi di guerra tra clan mafiosi. La vicinanza alle famiglie perdenti era un problema non trascurabile. Mesi prima del suo arrivo a Rio de Janeiro, la polizia aveva già intercettato le sue telefonate a Hong Kong, Panama, Germania, San Paolo. Bardellino aveva organizzato la casa prima di partire. Non voleva lasciare il comando di quello che sarebbe poi diventato famoso come il clan dei Casalesi e pensava di poter continuare a mantenerne le redini anche da laggiù. I carabinieri, nella loro ricerca del mese precedente, sapevano che Bardellino alloggiava in un appartamento in strada Dojoa, numero 88. Ma lui era riuscito a sfuggire alla cattura per poche ore. Tra le tracce non approfondite di quel tentativo, un nome scritto su un foglio, Enrico Peluso, che la squadra cerca Buscetta decide di approfondire. Le informazioni trasmesse alla polizia brasiliana indicavano che Enrico Peluso era un cittadino italiano che si presentava come industriale. La casa da lui affittata a Rio de Janeiro gode di una delle viste più spettacolari della città. L'ingresso si trova sull'avenida Oscar Niemeyer. Gli agenti decidono di controllare il luogo, ma rimangono delusi. Enrico non vive più lì. È necessario entrare il prima possibile. Con l'autorizzazione della proprietaria, gli agenti ispezionano la casa in cerca di prove. La donna riferisce che Peluso ha abbandonato l'immobile in tutta fretta, lasciando conti in sospeso e un grande disordine. La casa, infatti, è un caos, ma si rivela una miniera d'oro. Dopo un intero pomeriggio di lavoro, tra stanze impolverate e mucchi di spazzatura, la squadra raccoglie decine di fotografie, bollette telefoniche, manoscritti, documenti. Un foglio di carta incollato alla fodera di un armadio, nascosto dietro un cassetto che deve essere strappato via, attira particolarmente l'attenzione. Si tratta di un contratto di compravendita per un immobile nel condominio Atlantico Sul, uno degli indirizzi più esclusivi della città, residenza di attori, calciatori, milionari. Il condominio Atlantico Sul si trova a meno di 2 chilometri dall'appartamento dove vive la famiglia Almeida Guimaraes, i genitori di Maria Cristina, la moglie di Buscetta. La squadra della Polizia Federale scopre che la proprietaria dell'immobile registrato nel documento trovata in casa di Peluso è un'italiana chiamata Rita De Vita ed è la moglie di Antonio Bardellino. Non avendo alcuna traccia di Buscetta, nemmeno la certezza che fosse in Brasile, la polizia decide di investire tempo nella ricerca di Bardellino. Non sa se Masino e Antonio mantengano contatti affari, né se siano amici. L'unica cosa che hanno sul tavolo è il fatto che sono 2 criminali italiani. Non molto, certo, ma è un inizio.
La polizia, con alcune auto senza contrassegni, si reca nel quartiere Barra de Tijuca. Quell'appartamento del condominio Atlantico Sul, per il prezzo pagato, non sembra un investimento qualunque. Sembra la residenza permanente di Bardellino in Brasile. Il condominio si trova sull'avenida Semambetiba. Però non sembrano esserci prove di una presenza recente del Bardellino. Gli agenti mostrano quindi le fotografie di alcuni criminali ricercati al portiere dell'edificio e con loro grande sorpresa, boom, salta fuori Tommaso Buscetta, che ha un appartamento sotto quello di Bardellino. Da un rapporto della Criminal Poll, poi, di 1000 pagine su Bardellino, emerge l'inaspettata scelta dello stesso capo dei Casalesi, a favore della mafia perdente in spregio di Totò Riina. Una scelta leale e fedele, al punto che Bardellino ha rifiutato di uccidere per ordine dei Corleonesi Don Masino a Rio de Janeiro. Dal rapporto risultano 7 telefonate scambiate tra Buscetta e Bardellino. I due si erano capiti al volo, trovando subito la reciproca convenienza a concludere comuni affari nel traffico della coca della Colombia e nel riciclaggio dei proventi illeciti. Ma la nuova alleanza Bardellino-Buscetta non poteva certo piacere ai corleonesi. Dalla Sicilia erano arrivate a Napoli prima censure e poi pressioni. I fratelli Nuvoletta avevano dato potere a Bardellino, quel potere criminale che ora lui sta spendendo a favore del nemico Buscetta. Un rapporto che deve interrompersi. Anzi, è proprio Bardellino che sa tutto di Don Masino, il designato a ucciderlo. Riina invita in Sicilia Lorenzo Nuvoletta. Questi contatta Bardellino. Gli chiede la testa di Buscetta. Alle insistenze dell'alleato, il re dei Mazzoni replica con un secco rifiuto. È un no che vale una dichiarazione di guerra. Anche Nuvoletta imbocca la strada dei Corleonesi. Bardellino deve pagare con la morte il suo tradimento. È la miccia che fa scoppiare la guerra tra Bardellino e Nuvoletta, che già covava sotto la cenere per altri motivi. Bardellino è troppo occupato per replicare subito. Scovato dalla Criminal Poll, era dovuto fuggire in tutta fretta dal Brasile. «22 ottobre 1983. La sorveglianza davanti all'edificio dell'Atlantico Sul inizia ad avere un senso. I poliziotti organizzano turni di guardia per coprire tutte le ore del giorno e quelle della notte, annotando gli orari di entrata e di uscita di Maria Cristina, che quasi sempre si sposta per accompagnare e riprendere i bambini a scuola. Ogni persona che si identifica alla portineria come visitatore dell'appartamento di Buscetta viene fotografato. Sulla base dell'analisi di alcune telefonate, Berwanger decide che è il momento di lasciare Rio de Janeiro e si sposta a San Paolo. L'obiettivo, infatti, è indagare sui titolari di 2 linee telefoniche in costante contatto con l'appartamento del condominio Atlantico. I numeri appartengono a un ufficio in Avenida Angelica, dove si scopre che è operativa la filiale di un'azienda di Betim, la Mayor Key Sportswear. Gli agenti devono inoltre verificare chi siano gli occupanti di 2 appartamenti e di una villa nel quartiere Morumbi. Berwanger scopre perché Masino non si fa mai vedere a Rio, dove tra l'altro il suo volto è noto. Non si fa mai vedere perché i suoi affari sono a San Paolo. La Mayor Key è un'azienda fondata nel 79, dedicata alla produzione, importazione ed esportazione di abbigliamento, con sede in Minas Gerais. Nel suo organico figurano 2 italiani, Giuseppe Fagna e Lorenzo Garello. La filiale di San Paolo è un ufficio ben attrezzato, situato nel quartiere Higienopolis, aperto da pochi mesi. Gli investigatori hanno la conferma che Buscetta ha legami con la società quando sorprendono Maria Cristina alla guida di una Fiat con targa di Betim. Il veicolo risulta intestato a Lorenzo Garello. L'auto è consegnata al condominio Atlantico il giorno del 19° compleanno di Alessandra, la figlia di Buscetta.
Berwanger è certo che la Mayor Key è una società di facciata per il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di cocaina, ma il suo compito non è dimostrare un traffico internazionale di droga. I suoi superiori vogliono solo che ammanetti Buscetta affinché sconti la pena nel suo paese. Il problema di Berwanger è proprio questo. In tutti questi mesi di indagine, Don Masino non è mai stato visto in nessuno dei luoghi sorvegliati. La stretta finale arriva quando i detective incrociano le chiamate all'appartamento di Maria Cristina a Rio con quelle di un hotel a Belém do Pará. La polizia locale aiuta la squadra federale a scoprire che le telefonate al condominio Atlantico provengono sempre dalla stessa persona, un ospite del Mato Grosso. Si tratta di Valentim da Silva Machado, caposquadra delle fattorie di Homero Guimarães. Nella stanza accanto alla sua è alloggiato José Roberto Escobar, il fratello di Pablo. Masino effettua le chiamate a nome di Valentim per non destare i sospetti. I poliziotti sono vicini. 22 ottobre 83. Tommaso e Maria Cristina sono a San Paolo per adempiere ad uno degli ultimi impegni prima di lasciare definitivamente Rio. La mattina successiva avrebbero accompagnato uno dei figli a visitare una scuola. Se fosse piaciuta loro, lo avrebbero iscritto. Le squadre sono divise in 4 auto, parcheggiate strategicamente rispetto all'auto dei controllati, una Voyage. Nel giro di poche ore, la strada comincia a prendere vita. I poliziotti non staccano gli occhi dall'edificio finché, verso le 6:30 del mattino, una coppia esce dal portone, portando con sé un bambino. L'uomo indossa un abbigliamento sportivo, la donna jeans e una maglietta. Camminano fino al Voyage. Lui fa il giro della macchina e apre la portiera del passeggero per la donna, prima di sedersi al volante. I poliziotti hanno già riconosciuto Maria Cristina, che seguono da mesi, ma Buscetta è ancora un'incognita. Un rapporto confidenziale dell'ufficio FBI di Roma ribadisce che Tommaso Buscetta avrebbe potuto aver subito diversi interventi di chirurgia plastica, persino per modificare le impronte digitali e il timbro della voce. I poliziotti non lo avevano mai visto di persona. E se avesse cambiato completamente volto? È davvero lui quello al volante dell'auto? Se avessero arrestato la persona sbagliata, tutto sarebbe andato in fumo. L'autista del Voyage mette in moto e accelera. Un'auto in borghese davanti al Voyage rallenta, poi il comando, positivo. La Voyage non percorre nemmeno 300 metri prima di accostare, a causa di una gomma che il conducente ritiene forata. In realtà è stata sgonfiata per evitare un inseguimento. Appena scende dall'auto, il conducente viene afferrato per un braccio, spinto contro un muro e immobilizzato. Tommaso Buscetta è in arresto. A nulla vale un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, sotto il falso nome di Roberto Felice. Secondo arresto nel 1983, che mi sono reso conto davvero di cosa stesse accadendo. Quella mattina mio padre mi stava accompagnando a scuola in macchina. C'era anche la mamma. È bello qui, ma ci sono troppi poliziotti. Ci siamo fermati a fare colazione. Appena è sceso dall'auto, è stato circondato da un nugolo di poliziotti. Poi mi hanno portato via. Non lo dimenticherò mai. Io ero seduta accanto alla culla di Stefano, il mio fratellino, che era molto piccolo. Con me c'era anche mia sorella Alessandra. Dovevamo restare in macchina perché c'erano un sacco di fotografi che cercavano di scattarci delle foto. Eravamo circondati dai paparazzi. Sentivo i poliziotti che si congratulavano tra loro. Abbiamo preso il pesce grosso. Speravo che non fosse mio padre. Ho dovuto usare un mandato d'arresto per associazione finalizzata al narcotraffico per poter trattenere l'intera banda. A partire da quel momento i media hanno dato un risalto enorme all'arresto. Finalmente il mondo può vedere in volto il boss dei due mondi. Queste sono le uniche immagini pubbliche di Tommaso Buscetta, arrestato oggi a San Paolo. Buscetta è sembrato sorpreso di trovarsi davanti ai giornalisti.
Si è limitato a sorridere, lanciando sguardi ironici a fotografi e telecamere senza dire una parola. Dica qualcosa, la prego. Ci dica qualcosa, coraggio. Nel giro di poche ore, tutti gli altri sospettati vengono rintracciati e ammanettati a San Paolo, a Minas Gerais, a Pará, a Rio de Janeiro. L'unico a reagire è Homero Guimarães, credendo che i poliziotti in borghese che hanno fatto irruzione nel suo appartamento siano sicari mandati da Riina. Il suocero di Masino apre il fuoco e spara 2 colpi contro un agente. Quest'ultimo risponde con 3 colpi, ferendolo. Entrambi sopravvivono. L'ultimo membro della banda ad essere catturato è Riccardo Cavalcanti Vitale. Quel nome falso appartiene in realtà a Leonardo Badalamenti. Tommaso Buscetta, uno dei capi della nuova mafia, è stato arrestato a Rio de Janeiro. In carcere sono finiti anche il suocero, la moglie e un altro siciliano, Leonardo Badalamenti, legato a uno dei clan più temuti della mafia. C'è stata anche una sparatoria e 2 agenti sono rimasti feriti. Tommaso Buscetta, Don Masino, è considerato dalle polizie di mezzo mondo uno dei boss del traffico internazionale della droga tra Sicilia, Stati Uniti e paesi del Sud America. Tommaso Buscetta, tuttavia, nel mosaico delle cosche mafiose era legato alle famiglie perdenti, i Bontade, gli Inzerillo, gli Spatola, i Badalamenti. E la mafia vincente ha costretto Buscetta a nascondersi e gli ha ucciso 2 figli, un anno fa a Palermo e anche un fratello. Nella mafia aveva esordito verso la fine degli anni 50 come luogotenente di Angelo La Barbera. Cominciò con il contrabbando delle sigarette per fare poi il grande passo verso il traffico di eroina. 3 anni fa Buscetta ottenne dai giudici di Torino la semilibertà. Da allora era scomparso, oggi è stato ripreso. All'epoca era uno dei ricercati più famosi del mondo. Persino la polizia americana ci ha fatto le congratulazioni. Quando Buscetta è stato arrestato in Brasile, ho assunto il caso, sono partito per San Paolo e ne ho chiesto l'estradizione negli Stati Uniti. Buscetta era un latitante. Le autorità americane lo ricercavano perché era accusato di essere stato coinvolto in attività di narcotraffico nel paese. Volevamo assicurarci che i brasiliani lo consegnassero a noi. Siamo arrivati contemporaneamente alla delegazione italiana, anche loro avevano i loro buoni motivi per cercare Buscetta.